Ripeto, mi chiamo Zafina Salvatore, docente di Uno Solo Fitness da un po' di anni e questa sera parleremo dello stacco. Lo stacco nel powerlifting è un'attività di forza, no? Che all'atleta interessa portare questo bilanciere al bacino a gambe tese e il busto eretto, ok? L'arbitro dà l'ok e l'alzata è valida, va bene? Il modo con cui lo fa, questo è interessante nel powerlifting. Lo fa in un certo modo lo stacco, ok? Perché in questo modo rende di più, cioè solleva di più. Diciamo che in linea di massima non è che ci sono delle differenze non così grosse tra lo stacco del weightlifting e del powerlifting, ok? Più che altro sono legate solo alla questione tecnica poi del weightlifting, perché poi ancora dopo lo stacco c'è la tirata. Invece nel powerlifting non c'è solo lo stacco. Detto questo, a questo punto vediamo un attimino la tecnica. Questo signore qui sta per fare una cosa assurda di stacco, 501 di stacco, ok? E vedete, è scalzo, non ha neanche i calzini. È una montagna, ok? Questo signore è veramente grosso, praticamente 2 metri, sarà 160-170 kg. È veramente immenso, però sono anche 501 kg, ok? Fa lo stacco con un'impugnatura non opposta, la farà con l'impugnatura tipo weightlifting, ma si farà aiutare dai laccetti, ok? Perché nello stacco, quando ci sono tanti chili, una parte che cede naturalmente sono le mani. Ecco perché si mettono le mani in questo modo durante lo stacco, perché una batte l'altra e le mani tengono di più e non si aprono, così invece tendono ad aprirsi. Qual è il barbatrucco dei weightlifter? Mettono il pollice sotto, ok? E crea una sorta di laccetto fatto con la stessa mano. Prepara i laccetti, bene, 1 e 2, e mi fermo un attimino e guardiamo la posizione. Il bilanciere è praticamente quasi vicino alle tibie, ok? Guardiamo un attimino, stop, fermiamoci un istante. Guardate la distanza dei piedi e praticamente quella delle spalle in questo atleta, ok? Perché sta facendo uno stacco convenzionale, non sta facendo lo stacco sumo, ok? Sistema la pianta del piede, adesso andrà in trazione. Ragazzi, sono 501 kg, stop, eccolo qua. Allora, guardate le spalle sono cadenti in avanti, volutamente, ok? Mentre nel weightlifting il pesista tende a retroporre le spalle e andare in iperestensione, ok? E appendere il bilanciere al trapezio, ok? Nel powerlifting questa cosa non è necessaria. Allora lui cosa fa? Butta avanti le spalle perché così guadagna dei centimetri già in partenza sul bilanciere. Cioè è come se andando avanti con le spalle il bilanciere è un po' più alto. Non so se mi sono spiegato. Cioè volutamente butta avanti la spalla, così va a guadagnare in distanza. È come se facesse lo stacco col bilanciere un po' più in alto, perché la spalla va più in basso. Nel weightlifting vedremo che questa cosa non si può fare, perché con una postura così, con la spalla buttata in avanti, vedete, praticamente è attaccata al trapezio, ma quasi la parte posteriore del deltoide posteriore. Quindi lui stacca, gonfia la pancia, va in trazione, eccolo qua. Il primo errore che ha fatto, però ragazzi, è errore nel senso buono, perché questo sono 500 kg, ragazzi, c'è scontato che vengono fuori gli errori. Guardate che con il bilanciere vuoto non vengono fuori gli errori, ma quando il bilanciere è carico al massimale gli errori vengono tutti fuori. Avete visto che la prima cosa che ha fatto è stata quella di sollevare il sedere? Ok? Però sollevando il sedere cosa succede? Che lui carica tantissimo sulla schiena, perché il busto va in avanti. Infatti probabilmente qua si starà un po' rosicando le tibie. Proseguiamo, stop. Infatti poi recupera subito con il boost entrando dentro. Adesso qui avviene una cosa molto particolare, nel senso che le gambe non sono ancora tese, ma lui porta il bilanciere il più possibile verso il bacino. Ok? Vedete, eccolo qua? E poi allunga le gambe. Bene? Questa tecnica è una tecnica di stacco convenzionale ed è la tecnica che, udite, udite, è la tecnica per lui, perché lui ha
queste lunghezze del femore, della tibia, del busto, delle braccia, è fatto così. Cioè, questo vuol dire che la tecnica si modifica in base al biotipo dell'atleta, cioè, come è fatto l'atleta. Non è che lo stacco si fa tutti così perché lui ha fatto 500 kg. Cioè, lui ha fatto così perché si ci trova bene. Ma se capita l'atleta con le gambe corte e il busto lungo, di sicuro non sarà così.